Bene, gente, avvicinatevi. Oggi ci immergiamo nel pazzo mondo di TikTok e questa volta non si tratta solo di balletti virali e canzoni orecchiabili. Stiamo parlando di una multa salata, ben 530 milioni di euro. Abbastanza per comprare un'isola, una flotta di moto, d'acqua d'oro massiccio o giusto, andrà alla Commissione irlandese per la protezione dei dati. Perché? Perché TikTok sembra essersi dimenticato che l'Europa ha delle regole, in particolare il GDPR. TikTok è stato colto in flagrante a inviare i dati degli utenti europei in una terra lontana, la Cina. Non si tratta solo di qualche punto internet a caso, gente. Stiamo parlando delle vostre informazioni personali, le cose che vi rendono, voi. Quindi allacciate le cinture perché è qui che le cose si fanno interessanti. Analizziamo la situazione, ok? Il GDPR, o Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è come la Beyoncé delle leggi europee sulla privacy dei dati, feroce, potente ed esige rispetto. Stabilisce la legge su come le aziende possono raccogliere, utilizzare e condividere le vostre informazioni personali. E diciamo che TikTok non ha ricevuto il promemoria. Sono stati multati per 530 milioni di euro per aver trasferito illegalmente i dati degli utenti dallo spazio economico europeo alla Cina. Il DPC non usa mezzi termini, affermando che TikTok ha violato articoli chiave del GDPR, in particolare gli articoli 46.1 e 13.1 F. In pratica TikTok ha cercato di fare il furbo ed è stato beccato con le mani nel sacco digitale. Non si tratta solo dei vostri ultimi passi di danza o di quel tentativo discutibile di lip sync. Stiamo parlando di informazioni potenzialmente sensibili, la vostra posizione, i vostri contatti, la vostra cronologia di navigazione. Ed ecco il bello, gente. Questi dati finiscono in Cina, un paese noto per il suo, un approccio unico alla privacy online. La Cina ha leggi sulla sicurezza nazionale che in pratica conferiscono al governo ampi poteri di accesso ai dati memorizzati entro i suoi confini. Esatto, le vostre informazioni personali potrebbero finire nelle mani del governo cinese. Ora, non sto dicendo che il governo cinese analizzerà ogni vostro video su TikTok, ma la possibilità esiste. Questi dati potrebbero essere utilizzati per qualsiasi cosa, dalla pubblicità mirata a, scopi meno nobili. E non dimentichiamoci del potenziale della tecnologia di riconoscimento facciale, che è già utilizzata su larga scala in Cina. Immaginate il vostro volto, collegato ai vostri dati personali, tracciato e analizzato a vostra insaputa o senza il vostro consenso. Allora, cosa ha da dire TikTok? Stanno cantando la classica canzone del riscatto aziendale. Stanno facendo ricorso contro la multa, sostenendo di aver ripulito il loro operato con una nuova, brillante iniziativa chiamata Project Clover. Secondo TikTok, Project Clover è come una fortezza digitale per i vostri dati, completa di crittografia, audit indipendenti e ogni sorta di gergo tecnico progettato per farvi sentire al sicuro. Ma ecco il punto, gente. Le parole contano poco, soprattutto nel mondo dei giganti della tecnologia. Ricordate quando Facebook ha promesso di proteggere la vostra privacy? Sì, come è andata a finire? Anche la storia di TikTok non è esattamente immacolata. Questa non è la loro prima volta quando si tratta di violazioni della privacy. Sezione 5. I tuoi TikTok sono davvero tuoi? I dati che raccolgono. Ora, potreste pensare, John, sono solo un innocente TikToker che condivide il suo amore per le coreografie sincronizzate e i video di gatti. Quali dati potrebbero mai raccogliere su di me? Oh, amici miei, sareste sorpresi. Stiamo parlando di tutto, dalla vostra posizione alla vostra cronologia di navigazione, dai vostri contatti al tipo di telefono che usate. Raccolgono persino dati su quanto tempo guardate ogni video, cosa vi piace, cosa commentate. Dicono che l'informazione è potere e nell'era digitale i dati sono la valuta dei re. E TikTok sono seduti su una miniera d'oro delle vostre informazioni personali. Sezione 6. Proteggere i tuoi passi di danza digitali, consigli per gli utenti di TikTok. Quindi, cosa potete fare per proteggervi in questo nuovo mondo di raccolta dati? A parte diventare eremiti digitali e vivere fuori dalla rete, ci sono alcune cose che potete fare per ridurre al minimo il rischio. Primo, fate attenzione a ciò che condividete.
Pensateci due volte prima di pubblicare informazioni sensibili come il vostro indirizzo, il numero di telefono o quel soprannome imbarazzante dell'infanzia che pensavate fosse sepolto da tempo. Secondo, immergetevi in quelle impostazioni sulla privacy. La maggior parte delle app le seppellisce più a fondo di un tesoro dei pirati, ma vale la pena di scavare. Verificate quali dati potete scegliere di non condividere e stringete quelle impostazioni di sicurezza come un tamburo. Infine, considerate l'utilizzo di una VPN. Sezione 7. Oltre TikTok, il quadro più ampio della privacy dei dati. Ma ecco il punto, gente. Non si tratta solo di TikTok, sono solo gli ultimi di una lunga serie di aziende tecnologiche beccate con le mani nel sacco dei dati, da Facebook a Google, da Amazon ad Apple. Queste aziende raccolgono enormi quantità di dati su di noi, spesso a nostra insaputa o senza il nostro consenso. Viviamo in un mondo in cui le nostre informazioni personali vengono acquistate, vendute e scambiate come una merce. Ed è ora che iniziamo a porci delle domande difficili su chi trae profitto dai nostri dati e cosa ne fa. Sezione 8. Il potere della consapevolezza. I tuoi dati, la tua scelta. La buona notizia è che non siamo impotenti in tutto questo, essendo consapevoli dei rischi, chiedendo maggiore trasparenza alle aziende tecnologiche e prendendo provvedimenti per proteggere la nostra privacy, possiamo riprendere il controllo delle nostre vite digitali. Ricordate, gente, la conoscenza è potere, quindi rimanete informati, rimanete vigili e non abbiate paura di chiedere di meglio ai giganti della tecnologia che affermano di avere a cuore i nostri interessi.